Ciao ragazzi, oggi vi parlo della Action Cam Nimble 3 della Jolansin. Questa è la scatola che vi arriverà se la ordinate su Amazon. È una Action Cam di fascia economica poiché al listino sta in circa sulle 56 euro, però da quello che promette non dovrebbe essere male. Allora, andiamo a vedere subito le specifiche. Per la registrazione video va dai 4K a 30 frame per secondo ai 4K a 30 frame stabilizzato, 2,7K a 30 frame stabilizzato, 1080 a 60 frame stabilizzato e 720 a 120 frame stabilizzato. Ha l'opportunità di scattare foto a una risoluzione dai 5 megapixel ai 20 megapixel, il wifi è integrato, compatibilità Android e iOS e il wide angle 170 gradi, ovvero l'apertura dell'obiettivo. La memoria micro SD non è inclusa, però la cosa interessante è che ci sono due batterie e la dicitura che è impermeabile a una profondità superiore dei 40 metri, ma questo qui se capiterà l'occasione la proveremo. Allora, all'interno della confezione troviamo la Action Cam, eccola qui, due pulsanti laterali per la navigazione, lo schermo LCD, le prese dedicate con lo spazio per inserire l'SD, il jack, l'USB, il tasto d'accensione e spegnimento e per la selezione dei menu interni, il tasto di conferma e di avvio per la registrazione e per il fermo. Sotto c'è lo spazio dedicato per inserire la batteria. Poi abbiamo un manuale in varie lingue, compreso l'italiano, la custodia impermeabile con i tasti predisposti che combaciano con la macchina. Qui l'apertura un pochino è dura, però è giusto che sia così, almeno fa presa con la guaina impermeabile. Si apre, si allenta, ok, e si inserisce la cam. Perfetto. Ok. Poi troverete una scatola con all'interno tutta una serie di accessori che adesso andremo a vedere. Allora, questi sono gli accessori che troviamo all'interno della scatola. Possiamo vedere che ci sono diversi attacchi, diverse lunghezze, misure, che ci danno l'opportunità, combinati fra loro, di poter posizionare la nostra Action Cam praticamente in qualsiasi posto. Possa essere un casco, possa essere il manubrio di una moto, una bicicletta, un cupolino. Basta ingegnarsi un attimo e una combinazione adatta la possiamo trovare. Ci sono i perni per abitare i vari componenti, delle fasce con gli strip, lo stesso che con buona inventiva possono essere utilizzati per fissare l'Action Cam dove desideriamo, un vetrino di riserva con la guarnizione per la custodia impermeabile, una pezzetta per pulire il vetrino con altre fasce, il microfono microfono esterno per l'Action Cam con una pinzetta per poterlo posizionare dove vogliamo, questo è interessante, una custodia tipo quella degli occhiali per poterla portare in giro con un po' più di sicurezza. Una cosa molto interessante è
il telecomando wireless con la quale si può dare lo start e lo stop delle riprese video e l'opportunità di scattare delle foto. Questo è molto interessante perché quando noi giriamo con la nostra moto oppure in bici o comunque quando abbiamo le mani occupate, sarebbe difficile andare a premere il tasto di partenza di fine direttamente sulla macchina. Invece con questo telecomando e le fascette lo possiamo applicare in un posto più comodo possibile vicino alla nostra mano e con un solo dito avviare le varie funzioni. Cosa altrettanto importante è il caricabatterie che danno in dotazione con il cavetto USB per poterlo collegare direttamente al computer e l'opportunità di avere una seconda batteria. Quindi nella confezione ci saranno 2 batterie, adesso una ce l'avete montata sull'Action, quest'altra uno la può tenere sempre in carica e quindi pronta per sostituirla. È molto, secondo me è molto importante. Devo ammettere però che c'è un piccolo difetto. I contatti, adesso non so se si riesce a vedere bene, i contatti che ci sono qui tendono a schiacciarsi e a muoversi. Allora, quando succede questo, o perlomeno quello che ho fatto io, sono andato con qualcosa di appuntito e fino per rimetterli in posizione, perché se no non viene riconosciuto né dal caricatore né dall'Action Cam. Allora, adesso andiamo a vedere più nel dettaglio le funzioni di questa Nimbler 3. Allora, col tasto anteriore l'accendiamo. Wow. Ok. Diciamo che col tasto superiore si può avviare e fermare il video e scattare le foto. E viene utilizzato anche per dare conferma all'interno del menu. Il menu è raggiungibile spingendo più volte il tasto frontale. Questa è la modalità foto, quindi dalla modalità video siamo passati alla modalità foto. Facendo un altro clic andiamo nella memoria della scheda SD per vedere e scegliere i video. Un altro clic nella memoria della scheda SD per visualizzare le foto e con un altro clic cominciamo ad andare nella sezione del menu. La prima voce ci permette di selezionare il formato video che noi vogliamo. Per dare conferma bisogna premere il tasto superiore e da qui andare a scegliere il formato che più ci aggrada. Una volta selezionato basta ripremere il tasto superiore. Scendendo troviamo la funzione Jitter, quindi qui in ugual maniera possiamo selezionare se attiva o spenta, quindi apri o off, qui è scritto, va bene. Poi c'è la funzione caricando video. Qui caricando video si intende l'opportunità di fare delle riprese diciamo sequenziali, ovvero se lo andiamo a selezionare possiamo definire la lunghezza in tempo del video da 1, 3, 5 minuti, in modo tale che quando la camera magari è piena la memoria comincia a cancellare quelli vecchi e riscrive nuovi file. Scendendo abbiamo l'opportunità di registrare il video in time lapse, ok, video a rallentatore, ok, e se registrare i suoni, ok, questo è semplice. Andando avanti sempre premendo il tasto frontale per scorrere sul menu andiamo a vedere le impostazioni per la fotocamera. Qui la risoluzione della fotocamera si può scegliere in vari formati, dai 20 megapixel ai 5 megapixel. La funzione autoscatto,
qui lo stesso, se andiamo a selezionarla possiamo decidere se dare un tempo di 2, 5, 10 secondi. E l'acquisizione burst si intende che con un unico scatto si prende consecutivamente o 3 o 5 foto. Ok, noi la teniamo spenta. Andando avanti, sempre con il tasto frontale, andiamo a vedere alcuni settaggi della camera. Allora, se attivare o meno il wifi, se attivare o meno il controllo remoto che riguarda il telecomando che vi ho fatto vedere prima, il volume dei tasti, il segnale acustico, quindi se si preme i tasti se si sente il segnale o meno, e poi le varie impostazioni come l'esposizione, il tipo di bilanciamento del bianco, la sensibilità ISO, gli effetti, il contrasto, la saturazione e la nitidezza. Questi sono comandi che si trovano un po' su tutte le apparecchiature digitali riguardante foto e video. Andando avanti, nel menu delle impostazioni vere e proprie dell'Action Cam possiamo scegliere la lingua, la modalità di guida, ovvero qui intende la funzione tipo dashcam nelle auto, se non sbaglio, ovvero fanno una ripresa continua e una volta che la memoria è piena comincia a sovrascrivere le parti più vecchie. Qui la funzione di spegnimento automatico, l'impostazione dell'ora, il formato della data, la stampa, quindi la stampa della data e dell'ora sul video che andiamo a riprendere, ovvero se noi qui selezioniamo on, avremo sul risultato del video in sovraimpressione in basso a sinistra la dicitura della data e l'ora. Io lo tengo in off perché non mi interessa. La frequenza di ripresa, ruota LCD, va bene. Risparmio LCD, lo stesso risparmio energetico dell'LCD, ovvero quando andiamo a fare una ripresa un po' lunga o un viaggio o qualcosa possiamo dire alla camera di spegnere l'LCD per non consumare più di tanta batteria. Poi c'è la funzione di formattazione della scheda, il ripristino della cam all'originale e la versione del firmware. Premendo andiamo all'ultima icona che segnala l'opportunità di uscire dall'impostazione dei menu, e questo si realizza sempre premendo il tasto superiore. Eccoci qua, siamo tornati nella funzione video. Bene, per questa Action Cam credo di aver detto più o meno tutto. Spero di essere stato utile e un saluto. Ciao a tutti.